Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non stiamo semplicemente mostrando immagini. Stiamo entrando nel cuore instabile dei Campi Flegrei. Stiamo leggendo i segnali di una caldera che pulsa, respira, si deforma e cambia sotto i nostri occhi. Qui non si parla di suggestioni. Qui si parla di un sistema geologico vivo, complesso, fragile, che sta attraversando una fase di evidente disequilibrio. Oggi, come ogni giorno, vi portiamo dati, osservazioni dirette e monitoraggi sul campo, perché questa terra non può permettersi superficialità né comunicazioni ambigue. Prima di entrare nel cuore dell'aggiornamento, ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature e garantire un monitoraggio costante. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Oggi vogliamo partire da quello che per noi è un punto critico, la comunicazione dell'INGV sullo stato attuale della caldera. Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni riportate anche da Il Desk, dove si parla di monitoraggio costante, fase di disequilibrio, parametri in aumento, ma allo stesso tempo si rassicura la popolazione dicendo che non si prevedono evoluzioni a breve termine. Ed è qui che nasce la contraddizione. Se la caldera è in disequilibrio, se i parametri di pressione, temperatura e geochimici sono in costante aumento, se lo stesso INGV ammette che ci sono andamenti anomali che non sanno spiegare, come si può allo stesso tempo tranquillizzare la popolazione dicendo che non ci saranno evoluzioni nel breve periodo? Questo modo di comunicare è vago, ambiguo e, a nostro parere, poco professionale. È un linguaggio che sembra una profezia interpretabile, una sorta di Bibbia geologica che ognuno legge a modo suo. Ed è proprio per questo che esistono gli allarmisti da un lato e i minimizzatori dall'altro. L'INGV stesso ha dichiarato di non saper spiegare perché in questa fase bradisismica l'innalzamento del suolo sia salito improvvisamente fino a 25 mm al mese, mentre per 2 mesi la sismicità è diminuita. E ricordiamo bene che a marzo 2025, con lo stesso comportamento del suolo, la sismicità invece esplose con scosse fino a 4,6 di magnitudo. Stesso suolo, reazioni diverse. Questo significa una cosa sola: non abbiamo un modello prevedibile. E se non abbiamo un modello prevedibile, parlare di assenza di evoluzioni a breve termine non è una certezza scientifica, è una previsione. E come sappiamo, su terremoti ed eruzioni le previsioni non esistono. Ed è proprio per questo modo di comunicare, rassicurante ma poco chiaro, che noi sentiamo il dovere di andare oltre le parole e mostrarvi i fatti. Perché tra comunicati stampa e realtà sul territorio spesso c'è un divario che non può essere ignorato. Ed è per questo che oggi vogliamo darvi una notizia importante, una novità assoluta per tutti voi che ci seguite. Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15 faremo una live su YouTube con i nostri droni in volo. Non una diretta in studio, non un commento a posteriori, ma una vera e propria operazione di monitoraggio in tempo reale, con i droni che sorvoleranno fumarole, aree attive e punti critici del territorio, mostrandovi dal vivo quello che normalmente vedete solo nei nostri report registrati. Sarà una live unica nel suo genere, senza filtri, senza montaggi, senza tagli. Quello che vediamo noi lo vedrete anche voi. E vi diciamo di più: se questa diretta avrà il riscontro che ci aspettiamo, la renderemo un appuntamento settimanale fisso, perché crediamo che oggi più che mai il monitoraggio visivo, continuo e trasparente sia fondamentale. Segnatevi la data, attivate la campanella, perché quella di domenica non sarà una live come le altre. Nel frattempo, mentre si comunica in modo rassicurante, il territorio continua a mostrare tutta la sua fragilità. Qualche settimana fa una palazzina a Bagnoli, già evacuata, è crollata da sola. Non dopo una scossa violenta, ma per l'effetto cumulativo di anni di terremoti e microsismi. La settimana scorsa un'altra palazzina è stata evacuata per un profondo cedimento delle fondamenta. E su questi episodi c'è una verità scomoda.
È stata solo fortuna. Fortuna che nessuno passasse di lì al momento del crollo. Fortuna che non ci siano state vittime. E qui la domanda non è geologica, è amministrativa. Perché una palazzina evacuata non viene abbattuta subito in modo controllato? Perché si aspetta? Perché si deve arrivare alla tragedia? Noi di Solfatara News crediamo che questo territorio soffra di una lentezza burocratica e decisionale gravissima. E quando geologia attiva e burocrazia lenta si incontrano, il rischio diventa esponenziale. Oggi, come ogni giorno, abbiamo alzato i nostri droni e ci siamo diretti sulla fumarola Pisciarelli. E anche oggi, più di ieri, abbiamo trovato instabilità, fortissima pressione e getti di fango sempre più potenti. La bocca di Pisciarelli è una finestra aperta sulla caldera e quello che mostra non è tranquillizzante. Abbiamo misurato una temperatura di 107,5 gradi centigradi e non accenna a diminuire. Come sempre, vedete a schermo il nostro grafico aggiornato con l'andamento dei giorni precedenti. Siamo poi passati al cratere Solfatara. Anche qui la pressione fumarolica della Bocca Grande sembra aumentare invece di diminuire. Oggi abbiamo rilevato una temperatura di 182,2 gradi centigradi. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato. Questi non sono numeri casuali. Sono segnali di un sistema che sta accumulando energia, che è in una fase di squilibrio profondo. Altro che situazione sotto controllo. Noi non facciamo allarmismo, noi facciamo osservazione. Mostriamo quello che vediamo, misuriamo quello che possiamo misurare, documentiamo quello che accade. E il quadro che emerge è quello di una caldera attiva, in pressione, in trasformazione continua. Dire che a breve termine non si prevedono evoluzioni è una frase che rassicura, ma non spiega. E quando non si spiega, si crea confusione. E nella confusione nascono paura, voci, panico, ma anche pericolosa sottovalutazione. La verità è che oggi nessuno può dire cosa succederà domani. E chi vi dice il contrario non è onesto. Siamo in una fase in cui gli allarmisti potrebbero avere ragione, ma anche chi minimizza. Ed è proprio questo il punto più pericoloso, l'incertezza totale. Noi di Solfatara News continueremo a volare, a monitorare, a documentare. Continueremo a mostrarvi la caldera così com'è, senza filtri, senza edulcorazioni, senza slogan, perché la conoscenza è l'unico vero strumento di difesa che abbiamo. Restate con noi, seguiteci, condividete i nostri contenuti, perché qui non si parla di un vulcano lontano, si parla di casa nostra. E questa terra merita rispetto, verità e attenzione. Un abbraccio forte da Solfatara News. Noi non abbassiamo lo sguardo, continuiamo a vigilare, sempre.